Parliamo di bruxismo, il digrignare i denti. Digrignare i denti che può avvenire durante il giorno, spesso avviene durante la notte. Molto spesso mi chiedono un consulto perché vorrebbero risolvere il problema, molte volte molto difficile da risolvere, del digrignamento notturno. Innanzitutto occorre fare una distinzione tra quello che è il serramento e quello che è il digrignamento. Il serramento è lo stringere i denti senza movimento, quindi un bruxismo che viene definito statico. Il digrignamento invece è lo stringere i denti con sfregamento, bruxismo dinamico che consuma moltissimo le cuspidi dentali, creando poi dei problemi anche di occlusione. Teniamo presente una cosa, che se siamo in presenza di pazienti, anche persone che non hanno nessun tipo di dolore, o bambini, ancora di più i bambini non hanno nessun tipo di dolore, che stringono i denti o digrignano o bruxano, questo lo fanno fondamentalmente per il 90% dei casi per un scaricamento della tensione nervosa. È un fatto di stress, di tensione. C'è chi ha dato, qualche studioso ha dato una spiegazione al digrignare, quindi al bruxare con lo sfregamento, come se volesse limare i denti per far vincere la forza di gravità. Sapete che la forza di gravità è il primo ostacolo che dal momento in cui nasciamo, veniamo al mondo, dobbiamo vivere, è la nostra prima causa disfunzionale che ci schiaccia verso il basso. Il bruxare, lo stringere i denti, alcuni studiosi danno un significato come se volessimo favorire per un'eccessiva presenza di stress la forza di gravità, aiutare la forza di gravità, proprio per una eccessiva presenza di tensione nervosa. Quindi quando alla base abbiamo della tensione nervosa, se non si risolve quella, non si risolve il bruxismo, non si risolve il serramento. Serramento invece, il bruxismo statico, senza sfregamento, che viene fatto anche durante il giorno, ad esempio per eccesso di stress, ma anche perché ad esempio si vuole fare uno sforzo. Tutte le volte che andiamo ad esempio a sollevare una cosa, stringiamo i denti per aumentare la compressione corporea e quindi allo stesso tempo favorire lo sforzo, aiutare per realizzare maggiore forza. Infatti quando noi chiudiamo la bocca, chiudiamo tutto il nostro sistema corporeo, in cui trova nella bocca un elemento di apertura invece, chiudendo tutto il nostro sistema corporeo comprimiamo e realizziamo maggiore forza. Questo lo notiamo quando dobbiamo fare uno sforzo sia fisico che mentale. Alla base del bruxismo però ci può essere anche una malocclusione, quindi in quel caso lì allora l'osteopata in collaborazione con l'odontoiatra, l'ortodontista, può andare a lavorare per risolvere eventualmente una malocclusione che porta il paziente a bruxare proprio perché non trova la posizione per lui confortevole. Però rendiamoci conto che alla base del bruxismo c'è 9 volte su 10 tensione nervosa, quindi anche andare dall'osteopata purtroppo può non aiutare. Vorrei fare però un'osservazione. Se siamo persone che bruxiamo, stringiamo i denti, facciamo rumore durante il periodo notturno, fondamentale, come ho già detto in altri video, è la posizione che assumiamo la notte. E quindi anche se dormiamo nella posizione più corretta, quindi a pancia in su, il cuscino la dice lunga sul fatto del bruxismo, perché se voi fate una prova, provate ad estendere il capo, vedrete che la bocca si apre. Se noi proviamo invece a flettere il capo, vedete che la bocca si chiude. Quindi se siamo bruxatori, passatemi il termine, se bruxiamo, se facciamo rumore, tenere un cuscino molto alto ci porta a chiudere maggiormente la bocca e quindi a bruxare di più. Indicazioni del bruxismo per andare dall'osteopata: sicuramente una malocclusione, sicuramente quando sono presenti dolori creati dal bruxismo come dolori a tutto l'apparato masticatorio, dolori a arachide cervicale alle spalle, ovviamente in quel caso si può ricorrere all'osteopata per chiedere una mano, e nel caso di malocclusione occorre collaborare anche con l'odontoiatra e l'ortodontista. Buona osteopatia a tutti!